Good evening Europe, good morning Australia. Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con la BD Diretta. Come avete appena capito e come poi in realtà abbiamo annunciato durante le dirette di Sanremo, torniamo a parlare di musica e lo facciamo con l'evento musicale più seguito al mondo, l'Eurovision Song Contest. Sono Andrea Cisomessere, sono a Tokyo, dalla mia stanza d'albergo in quarantena, e questa volta ho dei nuovi compagni di viaggio, due utenti della community di BD Media, Stefano Capponi. Ciao Stefano. Ciao. E Alessandro Crespi. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Allora, cosa faremo in questi video? Allora, parleremo di Eurovision, evidentemente, parliamo delle canzoni e di quella che sarà la nostra classifica. Ovviamente vogliamo sapere anche cosa ne pensate voi, quindi chi secondo voi dovrebbe vincere l'Eurovision quest'anno e qual è la vostra canzone preferita. Ditecelo nei commenti sui nostri social, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Twitch o su www.sondaggiovidimedia.com. Come sempre, seguiteci e iscrivetevi per sapere sempre quando siamo in onda. Allora, parliamo di Eurovision. Che cos'è l'Eurovision? Proprio le basi. Lo conosciamo in Italia anche come Eurofestival e nasce 5 anni dopo la nascita del nostro Festival di Sanremo, al quale si ispira nel 1956, quindi nasce. Negli anni Eurovision si è evoluto e ha avuto cantanti anche importanti come gli ABBA, che vincono nel 1974 con Waterloo, oppure come Céline Dion, che vince con la Svizzera nel 1988. E qui la prima curiosità. Céline Dion evidentemente non è svizzera, ma è canadese. Ecco, quindi come ha potuto partecipare all'Eurovision Céline Dion? Semplicemente perché Eurovision in realtà non è una gara tra cantanti, non è una gara tra canzoni, ma in realtà è una gara tra televisioni, cioè quelle affiliate all'EBU, European Broadcasting Union. Ecco, quindi le TV possono scegliere i cantanti che preferiscono, non devono per forza essere di quel paese, e all'interno di Eurovision possono essere quindi rappresentati paesi che sono al di fuori del continente europeo. Adesso, oggi, abbiamo l'esempio dell'Australia, ma in passato abbiamo avuto anche due paesi come ad esempio la Turchia e il Marocco. Come funziona l'Eurovision? Intanto abbiamo 6 paesi che sono i 5 maggiori contributori dell'EBU e il paese vincitore dell'anno precedente, che sono qualificati direttamente alla finale, mentre tutti gli altri paesi di numero variabile, quest'anno in totale sono 39, 2 anni fa erano 41, si devono qualificare attraverso le 2 semifinali. Quest'anno le semifinali si tengono martedì 18 e giovedì 20 maggio, mentre la finale sabato 22 maggio. L'evento sarà a Rotterdam, appunto nei Paesi Bassi, vista la vittoria del 2019 di Duncan Lawrence con Arcade, che ha battuto tra l'altro il nostro Mahmood, arrivato secondo. Lo scorso anno il contest a causa della pandemia è stato cancellato e quindi l'EBU ha deciso di rimanere a Rotterdam anche nel 2021. Torniamo al format però. Le canzoni vengono proposte una dietro l'altra, diversamente da Sanremo. Ecco, scordatevi Sanremo. Qui ce n'è una dietro l'altra, le pause sono quasi nulle praticamente, e non possono le tre altre canzoni superare i 3 minuti. Si passa poi alla votazione, c'è un periodo appunto di votazione e alla fine si passa invece alla classifica, che in realtà è la parte più coinvolgente, più bella dell'Eurovision. C'è una regola principe: non si può votare il proprio paese, ecco, si può votare soltanto per gli altri paesi. La classifica viene costituita dai voti delle giurie nazionali, che sono formate da esperti di musica, e poi dal pubblico. Le giurie votano la sera prima della trasmissione che noi vediamo, quindi quest'anno voteranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dove appunto viene fatta una trasmissione identica a quella che verrà poi mostrata live la sera successiva. Vengono registrate e mandate in onda in caso ci fossero dei problemi durante i live, in modo che il pubblico possa vedere lo spettacolo come è stato visto appunto dalle giurie. Per ogni semifinale si qualificano 10 paesi e conosceremo solo chi sono senza le votazioni, mentre nella finale viene appunto svelata la classifica. Prima vediamo la classifica delle giurie tramite collegamento con ognuno dei paesi. I primi 3 paesi ricevono rispettivamente della classifica appunto delle giurie rispettivamente 12, 10 e 8 punti, e poi scalare fino al 10° posto, che riceve 1 punto. Alla fine che abbiamo appunto la classifica delle giurie, vengono aggiunti i voti del televoto, ecco, del pubblico. In questo caso i voti sono tutti, vengono già sommati e si parte dall'ultimo della classifica delle giurie per arrivare poi al primo, in modo che fino all'ultimo secondo non si possa sapere chi ha vinto. Chi, come abbiamo già detto, vince l'edizione dell'Eurovision dovrà poi ospitare il concorso l'anno successivo.
Eurovision è un evento, negli ultimi 20 anni è stato un po' sinonimo di trash, ma c'è da dire che nell'ultimo periodo, diciamo qualche anno da questa parte, 4-5 anni da questa parte, è iniziato appunto a aumentare la qualità delle canzoni. E l'EBU, tra l'altro, nel momento in cui c'è la fase di voto, ha iniziato anche a organizzare una specie di halftime show tipo Super Bowl per avvicinare spettatori, soprattutto quelli americani. Abbiamo avuto Justin Timberlake, ma 2 anni fa, scusate, l'anno scorso non c'era, abbiamo avuto anche Madonna. Ecco. Passiamo a noi. Diciamo subito che Alessandro e Stefano hanno ascoltato per la prima volta i brani solamente ieri, giusto? Esattamente. Esatto. Mentre io sono quello invece che li conosce da un po' di tempo, da quando sono usciti, quindi parliamo di qualche mese. Di solito il primo che esce è a fine dicembre, fino a metà, fine marzo, ecco. Quindi andiamo adesso a parlare della nostra reazione a ciascun brano, dando i nostri voti e la classifica, diamo anche la classifica appunto partendo dalla prima parte della prima semifinale, che è questo video. Mentre con il prossimo video parleremo della seconda parte, vedremo anche quali sono i brani che secondo noi andranno in finale. Ecco, iniziamo subito, visto che ho parlato anche troppo, però bisognava fare un riassunto di che cos'è l'Eurovision. Andiamo a scoprire il primo brano in gara, che è della Lituania, Discotheque dei The Roop. I The Roop sono un gruppo di 3 elementi che già lo scorso anno doveva rappresentare appunto la Lituania con On Fire, e tra l'altro era tra quest'anno una selezione interna nazionale e rappresenteranno appunto Discotheque. Allora, Alessandro, dici che cosa ne pensi di questa canzone? Ti è piaciuta, non ti è piaciuta? E poi ci dai il tuo voto. Allora, devo dire, a un primo ascolto inizialmente non ero convintissimo, poi però devo dire mi ha preso davvero, sia la canzone, poi mi ha impulsato anche un po' il video, devo ammettere, ma la melodia, le parole mi sono piaciute molto. E non conoscevo questo gruppo e devo dire quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla Lituania, non mi aspettavo comunque da questo paese una sorpresa del genere. E il mio voto per questo caso è stato un buon 7,5, assolutamente Ecco, meritato. fammi ricordare appunto, voi non avete sentito le canzoni prima, ma immagino non abbiate neanche sentito quelle dello scorso anno, giusto? No, purtroppo no. Stefano? Quindi Lo scorso anno sì, le avevo sentite, ma solo una volta, devo ammetterlo. Allora, quella di The Roop on Fire dello scorso anno probabilmente l'hai già sentita. Che cosa ne pensi invece di Discotheque di quest'anno? Tu non sei stato così buono come Alessandro. No, non sono stato così buono, diciamo che questa canzone è molto scolastica, anche se non sembrerebbe, perché rispecchia perfettamente i canoni standard Eurovision, volutamente dance, volutamente trash, molto anni 80, però ecco, diciamo, era basica, faceva tutto quello che doveva fare, però non aveva quel minimo che per me portava a raggiungere la sufficienza. Quindi io sinceramente non ho dato un voto pessimo, ma comunque 5, cioè non ho fatto raggiungere la sufficienza proprio per questi motivi, perché veramente è una canzone che fa quasi da sfondo, sembra quasi la sigla del festival, ma veramente non aggiunge assolutamente nulla e non la riascolterei. Tra l'altro hai dato 5 dicendo non è un voto pessimo a una di quelle che viene data anche tra favorite di quest'anno, quindi immagino quelle dopo quanto prendono. Io ti dico, la verità, per me i The Roop, allora all'inizio mi piaceva, poi riascoltandolo ho avuto dei problemi perché lo sentivo abbastanza simile a quella dello scorso anno. Devo dire che è sicuramente un gradino sotto a quella dello scorso anno. Lo scorso anno la loro canzone era bella e soprattutto loro era una novità, era più fresca, erano fresche. Ecco, ormai li conosciamo per chi segue Eurovision, evidentemente. Ricordiamoci che chi invece lo segue quest'anno probabilmente li vedrà per la prima volta in semifinale e poi in finale se ci arrivano. Però la trovo una canzone solida, comunque secondo me sarà molto importante lo staging, diciamolo. In Eurovision si canta dal vivo su basi pre-registrate, a parte che ci sia appunto dei coristi che allora possono essere sul palco, però molto dipende anche da come è gestita l'esibizione dei cantanti
Quindi molto può cambiare in realtà. Una bella canzone con un brutto staging può veramente affossare la canzone stessa. La prima che mi viene in mente è il Belgio di City Light di qualche anno fa, ma se posso mi viene da dire brutto staging, Emma nel 2013 se non ricordo male, con La mia città, se non ricordo male anche lì, ma anche Gabbani con Occidentali Scarma, dato per vincitore prima dell'inizio delle prove, e poi purtroppo lo staging con quella scimmia che nessuno capiva arrivò sesto. Quindi lo staging in realtà può affossare. Il mio voto comunque a The Roop è 8,5, quindi dopo li mettiamo insieme e andiamo a vedere quale sarà la nostra classifica parziale. Passiamo alla Slovenia con Ana Soklic che porta in gara Amen. Ecco, la curiosità di quest'anno è che in realtà ci sono due canzoni con il titolo Amen, la Slovenia e l'Austria. Tra l'altro, quest'anno è pieno di riferimento a diavoli, angeli, cose religiose, è pazzesco. Comunque, tornando alla Slovenia, anche Ana doveva rappresentare la Slovenia lo scorso anno e viene poi riconfermata invece dalla TV slovena, appunto dopo la cancellazione dell'evento. Ora Stefano, parti tu con la Slovenia, che so che ti è piaciuta tantissimo, vero? No, beh, io alla Slovenia ho dato 3,5, diciamo. Faccio un po' il Guillermo Mariotto della situazione. Però sinceramente è veramente un lentone epico, bella voce, per carità, niente da dire, però dopo 1 minuto e mezzo mi bastava. Diciamo che la Slovenia veramente ha voluto puntare forse un po' troppo sulla voce, ma quando dico senza aggiungere nulla, dico veramente senza aggiungere nulla, nel senso che era una canzone abbastanza noiosa e quindi qui mi fermerei. 3,5 e lo confermo. Vai Alessandro, invece tu Io e sei stato Stefano il più abbiamo buono invece. gusti. Io sono stato più buono, ho dato un 7. Devo dire, mi è piaciuta molto il timbro vocale della cantante e anche la canzone non mi è dispiaciuta, devo dire. Non ai livelli della Lituania, però ho voluto, come dire, dare un po' di fiducia. Secondo me, anche con un buono staging può fare bene questa canzone. Guarda, sul timbro ti do ragione, perché appena l'ho sentita anch'io ho detto, ho fatto così, ho detto, c'ha un timbro verso il maschile in realtà. Tra l'altro è una bella ragazza con i capelli, poi nel video lei, i capelli bagnati o comunque stile bagnato, mi ricorda tantissimo Britney Spears, non so perché, ma la prima che mi viene in mente è Britney. Devo dire che la ballata è, tra l'altro, la prima balla della serata e poi anche la seconda canzone della semifinale. Sono indeciso se mi piace o meno in realtà, perché la voce sì è vero, è particolare, però a volte l'ho trovata un po' noiosa a volte. Ho comunque dato più della sufficienza, quindi 6,5, però ci sono forse ballad migliori quest'anno, ecco, diciamo che non mi ha proprio fatto impazzire subito. Andiamo però alla Russia, ecco. Per la Russia abbiamo Manizha. Scusate, io non beccherò poche pronunce degli artisti, quindi sarà divertente questo, però comunque Manizha che presenta Russian Woman. È un brano che parla dell'autodeterminazione delle donne russe. Ha vinto la gara interna russa. Ecco, lei non era stata scelta lo scorso anno perché lo scorso anno la Russia doveva essere rappresentata dai Little Big, che appunto tra l'altro erano anche papabili per la vittoria. Little Big, che lo ricordiamo, sono stati anche protagonisti del programma della TV di Stato russa alla fine dicembre 2020, era Ciao 2020. Quel programma stranissimo fatto tutto in lingua italiana della TV russa. Comunque Little Big era l'anno scorso, non hanno vinto quest'anno, e abbiamo Manizha che presenta Russian Woman. Tra l'altro ci sono state delle critiche interne da parte della politica e anche da parte di esponenti religiosi in Russia su Manizha, in quanto lei è anche un'attivista pro LGBT. Criticano, come succede tutti gli anni, anche l'Eurovision in quanto diciamo molto LGBT friendly. Alessandro, la Russia, che cosa ne pensi di questa canzone? Allora,
Diciamo che è partita molto come la nipote delle babushka di qualche anno fa, quando la Russia aveva portato questo gruppo di vecchiette e ha fatto tra l'altro molto bene poi, perché vabbè, la nonna piace sempre, quindi avevano guadagnato anche parecchi voti. Però poi degenera in... non so neanche bene come definirlo. A un certo punto ero senza parole, e non in senso positivo. E secondo me ha voluto un po' strafare. Va bene cercare di, come dire, andare un po' sul trash divertente dell'Eurovision, ma in questo caso è stato, secondo me, troppo. Per cui ho dovuto dare un 4, purtroppo. Mi spiace per la Russia, ma... Stefano invece? Ma diciamo che con me è partita un po' in vantaggio per questa dissidenza, anche se devo dire che il fatto che la Russia l'abbia mandata si vede che comunque c'è una parte della Russia che ha bisogno di un confronto trash con l'Occidente. Tra l'altro, come ben sappiamo, la Russia ha anche una sua identità trash non indifferente. Diciamo, in questo caso è una canzone anche che vorrebbe essere abbastanza un po' femminista, diciamo, comunque rimane sui canoni di un reggaeton simpatico che raggiunge la sufficienza, ma non va molto oltre. E c'è anche un po' questo inno sovietico a un certo punto della canzone. E diciamo, io gli ho dato un 6,5, un simpatico 6,5. Io invece ho trovato, allora, la prima volta che l'ho ascoltata ho detto, non posso ripeterlo, ma che cos'è questa roba? Riascoltandolo, devo dire, è vabbè, un messaggio che è importante, è un canzone, questo folk, ska particolare, così. Ci sono due problemi, a parte la presenza scenica, che secondo me è veramente molto, molto brava Manisha. Ci sono due problemi. Uno è completamente in russo, a parte propriamente pochissime parole che sono in inglese, e quindi si rivolge ai paesi russofoni, e gli altri capiranno veramente poco. Il problema dei paesi russofoni è che non sono tanti in realtà. Tra l'altro non c'è neanche la Bielorussia, che di solito dà 12 punti alla Russia, quindi la Bielorussia è stata squalificata. Quindi questo secondo me è un problema veramente grosso. Non sono Quando penso a si qualifica o non si qualifica, sono veramente sul chi lo sa, cioè potrebbe farlo come non potrebbe farlo. Il mio voto però, per quanto mi comunque abbia dei dubbi, devo dire è 7. Al secondo o terzo ascolto non mi è dispiaciuta, pur non capendo una mazza di quello che dicono, evidentemente, perché parlo russo, ma giusto qualche parola. Passiamo alla Svezia, la quarta canzone in gara con TUS, con Voices appunto rappresentate della Svezia. Lui non era il cantante dello scorso anno, erano le Mamas lo scorso anno, e quest'anno invece ha vinto il Melody Festival, che è diciamo l'evento più importante di scelta di una canzone per l'Eurovision in tutta Europa, tra l'altro che dura tantissime settimane. Can you hear them? Let's go! Can you hear... Due curiosità su TUS: ha 19 anni, è giovanissimo, è del 2002 e ha partecipato a 2 talent in Svezia, vincendone uno. Stefano, cosa ne pensi della Svezia? Allora, per ricollegandomi alla grande questione degli Eurovision che tu hai affrontato anche quando parlavi della Russia, che è il problema della lingua. Ora, è vero, la Russia ha cantato solo il russo, quindi noi facciamo fatica a capire il testo. Però ecco, d'altra parte, quello che a me personalmente non piace è questa sorta di assimilazione culturale e linguistica all'inglese, per cui nemmeno una frase della canzone, magari si potrebbe trovare un compromesso, è nella propria lingua d'origine. Questa è una cosa che viene fatta molto spesso dai paesi nordici, che cantano quasi sempre in inglese, anche questa canzone in inglese. Tra l'altro questa canzone è diciamo abbastanza insipida, abbastanza banalotta, non si può veramente rimproverare nulla, non si può assolutamente dare l'insufficienza, però veramente rimaniamo sulla sufficienza e basta. Quindi io ho dato 6 a questa canzone e lo confermo. Il nostro Mariotto ha dato 6, è stato anche abbastanza buono rispetto alle ultime che abbiamo Abbastanza, sì. sentito.
Alessandro, invece, per te? No, io ho un giudizio, diciamo, un po' più positivo. Ammetto che sono d'accordo sulla questione della lingua e ritengo sia un punto di forza dell'Italia, perché tendenzialmente noi portiamo sempre canzoni in italiano. Sarà che forse siamo avvantaggiati dal fatto che la lingua italiana è molto musicale, quindi viene anche probabilmente apprezzata più che non lingue nordiche. E la canzone della Svezia, appunto, non mi è dispiaciuta per nulla, mi è piaciuto il timbro vocale, anche la canzone non è male, ti resta in testa. E che dire, ho apprezzato il fatto che la Svezia non abbia seguito una delle tattiche che ha usato negli anni passati, ovvero di portare, di puntare più, diciamo, sull'estetica del cantante piuttosto che sulla canzone. Mi ricordo famoso Mans, che insomma, bella presenza, la canzone poi ci ha anche vinto, però la canzone secondo me non meritava assolutamente. E ho dato 8, un 8 meritato secondo me. Su Mans con Heroes che vinse non c'era soltanto la bella presenza del cantante, la canzone comunque non era malvagia, c'era anche lo staging. Bisogna ricordarsi dello staging di quell'anno di Mans, non ricordo il cognome, scusate, che Sì, era non lo- veramente particolare. La prima volta utilizzato, l'anno successivo lo riutilizzò la Russia, tra l'altro una cosa molto simile, e Heroes vinse tra l'altro contro il nostro volo. Arrivavamo terzi ma primi per il televoto e ci affossarono le giurie. Io sono stato tra di voi 7. Non lo so, lo vedo, non lo so, non mi fa impazzire. Potrebbe andare bene con il pubblico, dico la verità, però non mi ha dato, non è che oddio è la canzone più bella dell'Eurofestival, oppure ho detto Eurofestival, dell'Eurovision Song Contest, oppure è la peggiore. No, è un discreto 7, diciamo, che non è male, sicuramente male non fa. Passiamo a quella che tutti si chiedono: che ci fa nell'Eurovision? L'Australia, perché evidentemente non è in Europa, nemmeno troppo vicino all'Europa come potevano essere Turchia e Marocco. L'Australia fa parte dell'Eurovision da qualche anno, dai 65 anni di Eurovision. È stata invitata, doveva esserci soltanto una volta, e invece è poi continuata. È affiliata dall'EBU da tantissimi anni e in Australia c'è tantissimo seguito per l'Eurovision, anche se va in onda, se non sbaglio, tipo alle 6 di mattina, alle 5 alle 6 di mattina. Quindi partecipano all'Eurovision. Quest'anno torna Montaigne, credo sia Montaigne, che lo scorso anno era tra l'altro una delle favorite con Don't Break Me. Quest'anno invece canterà Technicolor. But we got Grace, yeah! We got Stanley Laces, yeah! Time to take off your clothes. C'è una curiosità, anzi facciamo due curiosità. La prima è: il video è stato girato, se lo guardate vi sembra strano, perché in realtà è stato girato pochissime settimane fa in uno stadio pieno di gente, e tra l'altro durante il Mardi Gras, cioè che è il Gay Pride di Sydney. Quindi vi sembra strano proprio perché non siamo abituati a vedere stadi pieni di gente. Tra l'altro Montaigne sarà l'unica al momento, l'unica artista che non si esibirà live sul palco di Rotterdam, manderà un video girato in precedenza. Ora fatemi dire che cosa vuol dire. Praticamente l'organizzazione quest'anno ha deciso che se per qualunque motivo, ovviamente relativo al Covid, un cantante, un gruppo non riuscisse ad essere sul palco la sera dell'esibizione, si manderà un video che è stato girato in precedenza, che ovviamente andrà a sostituire. Questi video sono stati girati ad aprile per ogni paese. Una delegazione dell'EBU, per garantire l'equità tra tutti i paesi, è andata appunto in ogni paese a far modo che venissero girati. Hanno avuto tutti i paesi un'ora di tempo e hanno potuto girare al massimo 3 chuck, diciamoli. Poi la televisione ha dovuto scegliere, ciascuna televisione ha dovuto scegliere quello che poi rappresenterà in caso non possano essere sul palco. È evidente che è quasi, possiamo dire che può essere uno svantaggio. Ecco. Alessandro, tu che cosa ne pensi di questa canzone? Allora, a me è piaciuta davvero tanto, sia la canzone, il timbro vocale dell'artista, la presenza scenica, incredibilmente sì, mi ha colpito, l'ho ascoltata almeno 3 volte e per questo ho dato un voto molto alto, 8,5. Secondo me può fare molto molto bene con uno staging che non sia appunto quello sembrava un po' il concerto da stadio. Lei mi piace molto quando canta, mi piace appunto la sua voce, e secondo me piacerà anche molto al pubblico. Poi, secondo me, il pubblico europeo ha un po' di, come dire, apprezza molto l'Australia, anche solo per il fatto che non è
una nazione europea, quindi tende sempre a, come dire, favorirla un po'. Quindi la vedo bene, la vedo proiettata molto bene. Stefano? Ma in questo caso a me è sembrata una canzone che è composta da due canzoni diverse, nel senso che nel momento in cui prima parte con un pop tranquillo, molto carino, devo dire molto orecchiabile, e poi a un certo punto inizia un po' a diventare questa cosa un po' da sagra, un po' molto trash, quindi diciamo è difficile avere un giudizio univoco su questa canzone, per questo avrei dato 5 al ritornello e 7 a tutto il resto, la mia media è 6, anche se devo dire che comunque l'Australia anche quest'anno si difende, nel senso, pur partendo diciamo con un pregiudizio negativo nei confronti dell'Australia, perché non propriamente una nazione mediterranea, europea o nordica, comunque devo dire si difende, quindi la media comunque è 6. È vero, Alessandro, quello che hai detto. Di solito va abbastanza bene l'Australia. C'è questo, anche perché c'è da dire, portano sempre canzoni di alta qualità. Su questo è sicuro, comunque sono sempre andati molto bene. C'è il problema dello staging, che loro non avranno assolutamente lo stesso staging di tutti gli altri, quindi lì si vedrà. Stefano, invece tu hai detto la parola sagra, ho riso perché in realtà non ci avevo pensato, ma hai reso l'idea, almeno di quello che penso io, perché devo dire che, a parte che è una canzone abbastanza difficile da cantare, però, ragazzi, è brutta. Cioè, è proprio brutta. C'è niente da fare. Io non so, adesso magari No, io non stavate concordo. dormendo, eravate in dormiveglia, soprattutto tu, Alessandro, ma è proprio brutta. Cioè, non c'è proprio niente da fare. Scusate se mi viene da dirlo, scusate i fan dell'Australia. Nel frattempo sta passando probabilmente un tier di fianco a qualcuno di voi, però rispetto a quella dello scorso anno, Don't Break Me era favolosa, era veramente veramente bella. Queste 10 livelli meno, non bisogna fare dei confronti, è vero, però questa secondo me è la peggiore dell'Australia da quando sono entrati in competizione, proprio brutta. Scusate, non mi viene altro da dire. Quindi io ho dato 4, non riuscivo a dare di più. Passiamo avanti alla Macedonia del Nord, o North Macedonia, of course, naturalmente. This is how we found our way. Quindi anche Macedonia del Nord porta il rappresentante dello scorso anno, Vasil, che canta Here I Stand. Anche in questo caso ci sono state polemiche, e questa è stata anche in realtà più grande di quella della Russia. Perché? Perché nel video a un certo punto si vedeva un quadro che ricordava, attenzione, che ricordava i colori della bandiera della Bulgaria. Ci sono state polemiche pazzesche politiche in Nord Macedonia, perché ci sono dei problemi evidentemente del passato con la Bulgaria, con la cultura, con l'identità, e quindi ovviamente paesi balcanici che hanno insomma, ci sono evidentemente delle ripercussioni politiche che vengono da neanche troppi anni fa, e di conseguenza sono abbastanza importanti. Comunque ho detto, appunto, si vedeva questo video perché cosa è successo? A fronte di tutte queste polemiche il video è stato editato e quella parte è stata rimossa, quella del quadro, quindi adesso non si vede più. Alessandro, cosa ne pensi della North Macedonia? Allora, ad un primo ascolto non mi è piaciuta, proprio né la canzone né il video, però ho voluto dargli il beneficio del dubbio e riascoltarla. E dopo un paio di ascolti devo dire che ho cominciato a riapprezzarla un po'. Forse era l'ora tarda, può essere riferito anche al giudizio sull'Australia. No, quella dell'Australia proprio, non so, forse eri dopo 4 bicchieri di vino, te lo dico, cioè. Può essere. No, io difendo il mio giudizio sull'Australia fino alla morte. Fai benissimo. Macedonia del Nord, nel senso che secondo me porta qualcosa che è un po' diverso dagli altri, non qualcosa di nuovo ovviamente, ma tendenzialmente diciamo appunto si differenzia un po' dalle altre canzoni, soprattutto quelle della prima semifinale. Il cantante non mi ha convinto del tutto, ma ha voluto dare comunque un 5 di supporto, e secondo me può fare meglio forse con lo staging, ma non più di tanto, ecco, non penso che riuscirà a spiccare.
Prima di passare a Stefano volevo sottolineare una cosa. Hai detto all'inizio non ti è piaciuta, poi l'hai riascoltata e quindi ti è piaciuta di più. Sono curioso di sapere qual era il tuo primo voto, se hai dato 5 di incoraggiamento. Il primo era un 4, poi è diventato un 4 Ah, e ok. mezzo e poi un 5. È stato un crescendo, Perfetto. diciamo. Ricordiamo comunque che le persone, almeno chi non segue assiduamente Eurovision, lo potranno vedere una volta soltanto, che è durante la semifinale. Se si qualificano invece le vedranno 2 volte. Stefano, Genere pop neomelodico Eurovision, molto neomelodico. La voce diciamo è impostata con un timbro quasi medio orientale, forse questi ancora influssi che resistono nei Balcani, e anche in Nord Macedonia, chiamiamola Nord per non far arrabbiare gli amici greci, che già ci sono arrabbiati gli amici bulgari. non Macedonia, entriamo in poveretti. questi discorsi. Esatto, Si chiama Nord esatto, Macedonia. comunque sostanzialmente ecco, quindi sì, un melodico abbastanza banale e veramente il mio voto è 5, non c'è bisogno proprio di dire altro, una canzone che viene dimenticata abbastanza facilmente. Siete d'accordo per la prima volta, tra l'altro? Credo sia la prima volta che siete d'accordo su questa. Sì. Io invece, ecco, quello che in disaccordo sono io, perché devo dire, all'inizio non ne davo proprio nulla, non mi faceva impazzire, poi l'ho ascoltata, devo dire, allora, lui sicuro gran voce, lui ha una bella voce, è una canzone molto personale evidentemente, perché si vede anche nel video, evidentemente c'è qualcosa di personale su quella canzone, lui ci tiene tantissimo. Secondo me va vista dal vivo. Allora, io ascoltandolo alla fine ho dato un 7,5. Qui forse quello io che mi stavo per addormentare. Però va vista dal vivo, bisogna vederla con una buona performance, più che con lo staging. Ci vuole una buona performance. Potrebbe anche qualificarsi una ballad balcanica, così, quelle grandi ballad che piacciono in quella parte del mondo. Quindi potrebbe essere una potenziale. Però per me gli ho dato 7,5. Ecco. Passiamo alla prossima canzone. Passiamo alla regina dell'Eurovision, la regina dell'Eurovision, perché ha vinto 7 volte l'Irlanda. Quest'anno ripresenta Leslie Roy, che porta Maps. Una curiosità su Leslie Roy: lei ha inciso un album solamente nel 2008, tra l'altro neanche poco tempo fa, in realtà sono già passati 13 anni, e la sua casa discografica era la Jive Record, che è la stessa di Britney Spears e dei Backstreet Boys. Mi piaceva questa piccola curiosità su Leslie Roy, perché in realtà lei, almeno da quel video di questa canzone, sembra completamente diversa da quel tipo di cantanti. Stefano, l'Irlanda. Allora, canzone carina, c'è questa corsa nei boschi, molto stile Cranberries, in questi prati irlandesi, ti riporta subito a certi ambienti. È una canzone orecchiabile, indubitabilmente. Devo dire che forse la cantante esagera un po' troppo con gli effetti sonori. Questi effetti sonori diciamo un po' autotune, ma non direi nemmeno, nel senso che sono tanti effetti sonori per una canzone dove una voce comunque limpida e sarebbe anche senza grandi effetti stata comunque efficace, quindi questo mi fa scendere questa canzone alla sufficienza, il voto è 6. Li hai notati anche tu, Alessandro, gli effetti sonori, così tanti, e comunque cosa ne pensi di questa canzone? Ma devo dire, non li ho notati così tanto, forse perché dopo Sanremo e Pasma, praticamente qualunque cantante, cioè è impossibile notare l'autotune, che dopo quell'uso smodato le orecchie ormai si sono abituate a livelli troppo elevati. E la canzone mi è piaciuta molto, devo dire però che per apprezzarla davvero ho dovuto chiudere gli occhi e non guardare il video, perché il video non mi ha detto assolutamente nulla. La canzone mi è piaciuta, ma il video no, assolutamente no. E quindi spero in uno staging che, come dire, valorizzi meglio la canzone sicuramente quando la canterà sul palco. Per me è un 8 assolutamente meritato, la canzone.
ricordiamo anche che i video, ma lo vediamo molto spesso in tutti i video di Eurovision, sono, non dico una quasi totalità, ma moltissimi sono da soli, sono i cantanti soli, perché evidentemente per questioni di Covid e così è più comodo, è molto meglio farlo da soli, insomma, girarlo senza un corpo di ballo o senza nessun altro intorno. Vero, il video bello per far vedere l'Irlanda, bellissimo paese, ecco, il video facciamo finta che non ci sia, però io sono d'accordo con te, Alessandro, ho dato 8 anch'io, una bella canzone radiofonica, secondo me può andare bene, anche secondo me dipende dallo staging, cioè questa è una canzone da top 15, se ha un buono staging può arrivare anche top 10 o top 5, mi viene da dire. Però tutto dipende da quello, perché comunque la canzone è bella, è orecchiabile, attenzione, c'è sicuramente molto di peggio in Eurovision quest'anno. Quindi, visto che siamo d'accordo io e te sull'Irlanda, andiamo a vedere l'ultima canzone della prima parte della prima semifinale, che è Cipro, con Elena, e ora il cognome, attenzione, Sagrinou, credo, con El Diablo. Anche qui polemiche, perché evidentemente le polemiche non mancano mai quando si parla di Eurovision. Alcune autorità religiose a Cipro, che tra l'altro ha cambiato il cantante, non era lei, non era Elena nel 2020, comunque alcune autorità religiose hanno accusato la canzone di inneggiare al diavolo, appunto il diavolo. Flip, flip, when you look twice. Touch me, mi amore. All this spicy melts my icy edges, baby, for sure. Alessandro, che cosa ne pensi di questa canzone? O se vuoi anche delle polemiche, fai tu di quello che vuoi. Guarda, delle polemiche non saprei cosa dire sinceramente, perché alla fine, vabbè, una canzone di Eurovision non è una canzone di chiesa che fai cantare all'oratorio. Però devo dire che per me è un deciso no. Non mi è piaciuta né la melodia né il testo e soprattutto il video. Ho dovuto fermare a un certo punto e farla ripartire perché, non so, da una parte non capivo, dall'altra la trovavo troppo esagerata. Sembrava quasi, non so, volesse fare un po' la Lady Gaga della situazione senza averne le qualità né la voce né una canzone adatta. Quindi per me più di un 4 non può ricevere. Mi spiace per Cipro, ma ha fatto molto di meglio in passato con Eleni, ad esempio, ma quest'anno proprio ha toppato, secondo me. Stefano, tu invece sei stato sicuramente molto generoso con Cipro, vero? Io già stavo guardando i tuoi voti e quindi per questo sono ironico. Sono stato generoso, ho dato un voto alto effettivamente, forse un po' troppo alto, 3,5, perché diciamo, a parte questa tendenza un po' di molti paesi più vicini magari al Medio Oriente, sia Cipro sia magari alcuni paesi della zona caucasica, a inviare come cantanti queste donne diciamo quasi volutamente peccaminose, un po' per sfatare i miti su questi stessi paesi, appunto, e poi con conseguenti polemiche interne. Tra l'altro divertente la polemica sull'evocazione diabolica, che ricorda un po' quella di Asserehe al contrario ai tempi. Ecco, in questo siamo davvero vecchi. Comunque, per quanto riguarda la canzone, molto Lady Gaga, come ha detto Alessandro, nel senso che ci sono delle evidentemente, non voglio citare le canzoni, ma se sentite una parte del ritornello vi ricorderà chiaramente delle famose hit della cantante americana. E ecco, veramente è una canzone molto 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 trash, ma è un trash noioso, non è un trash che stupisce, è un trash talmente noioso da essere quasi fastidioso. Veramente non c'è nulla a parte e non c'è nemmeno la fantasia di Lady Gaga, c'è solo una specie di pallidissima imitazione dei registri sonori
e del modo di cantare, però ecco, a parte questo, veramente io la considererei un flop questa canzone. Mi piace quando siamo buoni e siamo quando siamo sinceri in realtà. Questo, allora, se posso, avete menzionato Lady Gaga. Questo è per me prettamente, l'hai anche detto tu, Alessandro, è prettamente il filone Eleni Foureira. Fuego del 2018 arrivò seconda contro Toy di Netta, che poi vinse e per questo poi si andò in Israele nel 2019. Hanno visto che quel tipo di musica funziona e piace, da proprio Cipro, tra l'altro Eleni Foureira è di Cipro, rappresentava Cipro, e di conseguenza adesso sono andati sul filone Eleni, proprio per fare uno per piacere in generale all'Europa e per piacere e per vendere, soprattutto dove? Soprattutto in Spagna. E il Diablo, ci sono delle parole in spagnolo all'interno delle canzoni, è fatto proprio spudoratamente fatto per il mercato spagnolo, per poi andare in Spagna e fare successo. Il problema è che questa è in teoria da discoteca, ma in discoteca non ci si può andare, quindi dubito che farà successo sotto quel punto di vista. Tra l'altro io nel 2018 mi sono trovato a Madrid in una discoteca a ballare Fuego, sono impazziti tutti. Questa qui dubito che succederà, insomma. Ecco, gli ho dato 6,5, questa qui probabilmente si qualifica, secondo me, però non mi convince tanto. Ecco, mi ha convinto più di voi, ma non mi convince più di tanto come entry, come si dice. Allora, ridendo e scherzando e facendo anche i cattivi, siamo riusciti ad arrivare alla fine in realtà della prima metà della semifinale, della prima semifinale, e quindi vediamo la nostra classifica parziale di questa prima metà. Quella che ci è piaciuta di meno è evidente, Cipro, appunto, che è arrivata all'8° posto. Al 7° posto troviamo la Slovenia, al pari merito, al 5° posto troviamo la Macedonia del Nord e la Russia, al 4° posto l'Australia, l'ho affossata io, scusate, al 2° posto a pari merito troviamo la Svezia e la Lituania, e al 1° posto invece troviamo l'Irlanda. Quindi questa è la nostra classifica della prima metà della prima semifinale. Vedrete, ci sono 4 video, facciamo 2 per la prima semifinale e 2 per la seconda semifinale. Nel prossimo video vedremo appunto la seconda parte della prima semifinale, in cui daremo la classifica completa di tutta la serata e anche diremo quelli che sono, secondo noi, a prescindere dai nostri gusti, sono quelle che si qualificheranno, i 10 paesi che si qualificheranno in finale. Quindi io intanto ringrazio Alessandro e Stefano per essere stati con noi, grazie. È stato un piacere. Grazie a te. E vi ricordo di iscrivervi ai nostri social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch. Lasciateci qua sotto i vostri commenti, vogliamo sapere che cosa ne pensate voi, e oppure partecipate anche al blog di BD Media. Grazie per essere stati con noi e al prossimo video sull'Eurovision Song Contest.